Bonsoir, ci siamo, ci siamo. Prova il microfono, prova, prova, prova. No, speriamo che funzioni tutto stasera. Che ogni volta con Facebook ormai è diventato un rebus, una roulette. Comunque ragazzuoli, buonasera a tutti, benvenuti. Aspettiamo l'ospite di questa sera e niente. Sperando che le connessioni sia tutto ok. Ho fatto un saluto a volo per la live di Francesco, mi sembrava doveroso farla, perché è giusto, e niente. Auguri per la buona tua prima live. Purtroppo le casualità sono così, ci siamo uniti nella stessa sera, però ognuno, come si dice, ha il suo canale. Rispetto tanto, ma ognuno ha il suo canale. Ciao Francesco! Ciao Ciccio, ciao! Ciao, che è un pazzo così. Arrestatelo, ragazzi, arrestatelo. Arrestatelo, proprio arrestatelo. Ciao Angelo, ciao Gianluca, ciao Andrea. Ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Andò, da Termini Imerese. Ci dobbiamo vedere prima, lo diciamo sempre ma non ci vediamo mai. Ciao Domenico, ciao Valerio. Ma ciao, ciao milanese. Stasera vi facciamo vedere un gioiellino del GDA. A quanto so, mi pare che stanno incominciando a partire, quindi tanta roba. Tanta roba. Vediamo che novità ci porta. Ciao Valerio, vediamo se entra il mastro. Gianfranco, ciao fratello. Giuseppe Costanzo, ciao, ciao carissimo. Voi nel frattempo state entrando, ancora il mastro non mi ha chiesto l'ingresso, quindi si sta preparando. Così abbiamo il diretto interessato, nonché produttore del rasoio del GDA, Paolo Marelli. Mi raccomando, ciao Dieguzzo, mi raccomando, tutte le domande che avete, fatele a lui, approfittatene. Io magari in qualcosa vi posso rispondere, ma lui è sempre lui. Ci vuole una gabbietta grande per arrestarmi, perché sei un cardillo, perché anzi sei un cardillone. Prima o poi ci dobbiamo vedere, quello che penso io. Pisapia, ciao grande, un abbraccio. Vediamo, vediamo. Ancora no. Allora, vediamo il mastro quando mi chiede la live. Vediamo. Ciao Ciccio, Ciccio Rizza. Grande, grande. Mastro, dove sei Mastro? Giovanni Contorelli, sono tutti quei saponi dietro di te? Non... Ne vedo di meno. Sì, c'è stata una bella sfoltita. Vabbè, calcola anche che l'inquadratura è messa bassa, perché io sono seduto con la sedia, quindi bello comodo. Però se alzo hai voglia. Però potenzialmente l'occhio ce l'hai fino, ce n'è molto. Compa! Mio compare Portanuovo da Trento. Grande, un bacio alle piccole. Ciao Massimiliano. Aspettando il mastro ardentemente. Quindi nel frattempo che non c'è il mastro ne approfitto. Allora, stasera abbiamo la live col mastro. Io stasera dovevo sbarbarmi per usare il rasoio del mastro, solo che se voi guardate ancora con quel vector, io sono liscio a culo, che cazzo mi dovevo sbarbare? Mi dovevo fare una sbarbata bianca. Quindi la sbarbata la organizziamo o per domani sera o per dopodomani sera. Poi voglio fare una live di cazzeggio. Vediamo un pochettino a chi mi invento, perché voglio fare una live, sai, di quelle là serio che mi metto con la birra qua e ce la beviamo senza pietà. Quindi vediamo a chi posso coinvolgere, chi se la sente di fare parte di sta squadra di pazzi scatenati, di scimiati. E facciamo quattro chiacchiere e poi incominciamo le live, quelle serie, con i produttori. Allora, il mastro mi ha chiesto la diretta. Speriamo che funzioni tutto e siamo a posto. Ciao Filippo! Io mi guardo, c'ho pure il computer sotto, in modo che così mi posso vedere, forse, i messaggi. Sì che abbiamo il buon Luca che ci dà una mano, però
Cerco di dargli un'occhiata pure io. Quella, giovanotto! Ui, Ma dov'è che eri? Che ti cercavamo? ero qua io. E qua ti Ero, nascondi? ero invisibile. Tu ti nascondi? Ciao Invisibile. Luca! Ciao, vedi, Allora, ci siamo, ci vedi siamo. bene? Vi vedo fantastici. C'è quello che è un fior a 80 anni. Io sono in putrefazione a 45 anni e quello è più di me. Boh, boh, non lo so. Non lo so come fa. Oddio. Oh Mastro, Allora, ti, siamo già in ti devo diretta? fare ti devo fare, sì, già siamo in diretta, ti devo fare le domande che ti farebbero tutti. Innanzitutto, come stai? La cosa Allora, più importante. io sto bene. Dico, grazie a Dio, sto bene. Ok. E saluto con un bel buonasera a tutto il gruppo. Ok? E andiamo avanti con questa diretta. Allora, Mastro, io stasera dovevo sbarbarmi, se tu ti ricordi bene. Sì. È che l'altra sera mi sono fatto la barba con un rasoio, Ah, che praticamente dopo un giorno e mezzo barra due ancora non mi è cresciuta neanche la barba, immagina. Quindi ecco. stasera che barba mi devo fare? Devo fare finta di farmi la barba. Quindi stasera Se, ce la dedichiamo invece, Antonio, un abbraccio, grande Antonio. E stasera invece ce la dedichiamo a parlare, perché a me le barbe ecco. quelle in bianco non mi piacciono le barbe in bianco. Però se non c'hai la barba, vedo che c'hai un bel pizzo con i baffi. No, ma quello non si può tagliare. Se mi taglio il pizzo, ma sta a casa non mi riconoscono. Intoccabili, eh? Chiamano il filabitto. Ma dimmi una cosa, ma che sono quelle cose là? Che ruffianata? Che sono? Che cosa sono quelle cose? Ti ho fatto, come si dice, la battuta quella là. Che cosa sono? Ma che cosa hai creato? Sono i rasoi del gruppo. Eh sì, eh? Ma Sì, sono tutti pronti? Eccoli, Madonna. Ma che Ma... roba. Che Oh, roba. oh, vedi che me lo sono preparato pure io, eh? Guarda un po', abbiamo avuto la stessa idea. Vedi? Eccolo, vedi. Io avevo preparato questo fuori programma proprio per far vedere che taglia benissimo anche a secco. La mia barba è bianca, è una barbetta che vale poco, però Ciao a secco, Monica! a secco asciutto taglia, capisci? Va bene, una breve passata la posso far vedere, dai. Allora, Mastro, ora incominciamo a rispondere alle domande perché penso che ce ne saranno tante. Ecco, Allora, sì. ragazzi, abbiate pietà questa sera perché il Mastro a fargli fare una maratona di 3 ore, quindi magari no. Perciò cerchiamo di essere onesti, cerchiamo di farci, di dare, perché Mastro certe volte ho fatto le dirette qua a 3 ore non ti lasciano andare. Quindi cerchiamo di fare le dirette, come si dice, giuste, concise, un'ora e mezza, quel che c'è. Giovanni Vabbè, Pipitone, che spettacolo! Mastro con te ce l'ha. chi? Giovanni Pipitone ha detto mica spettacolo. Ah, perché ci sei tu proprio che ci sono io. Allora, vai Vai, Luca. voi andate, dopo io vi interrompo con i saluti. Ok, c'è il buon Basilio, che ringrazio sempre perché dico sempre, lo ripeterò fino alla morte. Se tutta questa sceneggiatura multimediale esiste, è grazie a Basilio, che è il mio cameraman, il regista fonico e tutto quello che concerne il top della multimedialità. Lui è piccolo mago dei videogames, perché io non ne capisco una ciolla, Mastro, detto fra di noi. Perciò se non c'è lui non funziona niente. Ciao Massimuccio! Allora, Quindi in caso buonasera di... anche a Basilio. Sì, 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 sì. Il mio braccio destro. Allora, ciao Massimuccio. Allora, quanto sono quelli? Ovviamente Monica scrive con il traduttore in italiano e io non capisco quanto sono quelli, però non lo so. Allora, Mastro, ti faccio le domande io, visto che ancora non ne sono partite domande. Nel GDA quanto lame siamo riusciti a fare? 13? 13, Sono... come quando si vince a Totocalcio. 13. Ok, ok. E già sono tutte pronte? Tutte prontissime. Ok. Sì, Ok. praticamente la signorina Monica diceva quanto costano, ma non so se si riferiva
quello del GDA, non lo so, o tutti quanti No, no, insieme? sicuramente. Allora, Luca, ti spiego. Monica Gillan è praticamente la produttrice di Van Light, che sarebbe questa qui. Ah, La produttrice, ed è americana, quindi non parla l'italiano. Quindi se ah, magari riesci a scriverglielo, che vengono 350 euro, glielo fai capire. Sì, Luca Coppola gli ha risposto infatti 350. Grande Luca, minchia, no, minchia, sono operativi nel gruppo, ragazzi. Sono operativi. Quindi, Mastro, ti dicevo, i rasoi sono tutti pronti, già pronti per sì, essere spediti. perfetti. Li spedirai random dal primo che hai ordinato oppure non lo so, come si muoverà su GDA? No, Ciao Giovannetto! spediamo tutti insieme, no? Sono tutti pronti. Adesso settimana facciamo i pacchetti, faccio fare, poi facciamo partire tutti insieme. Allora, lo ricordiamo dentro il rasoio del GDA cosa ci sta di dentro? Vai, Mastro! Sì. Allora, nel GDA che abbiamo fatto è composto, singolarmente è composto dal rasoio in acciaio inox, lo stesso acciaio del grifo, e è composto con un manico di radica di amboina, è una radica cambogiana, non è una radica sotterranea, ovvero che si sviluppa nella radice della pianta, ma è un bubbone tipo una boccia che fuoriesce dal tronco della pianta stessa. Perciò è una radica aerea, io così la chiamo, la radica aerea nel tronco. E viene tagliata, qui vedete il disco, potete vedere un attimo, vi faccio vedere quanto è largo il diametro di questa bocce, queste bocce che nascono sulla pianta. Ecco, è qui sul tavolo, esatto. Ok, vedete? ok. Perfetto. Io avevo un'altra di queste bocce, di questi dischi di radica lamboina più piccolo e l'ho sacrificato per fare i manici del GDA. Ok? Ok. Al fine di conservare bene questa radica, perché tengo a precisarlo, non è stabilizzata con sistemi resinosi, cioè di resina, che non teme l'acqua. Perciò è una radica, ripeto, è un legno, una radica aerea e ha saltuariamente, per vederla sempre il manico lucido e impermeabile, io ho offerto questo flaconcino di olio minerale che saltuariamente uno lo passa un po' con un po' di carta ovattina o carta igienica che nei bagni ce l'abbiamo tutti, ok? Ciao Migni! Oh, ciao Migni, Luigi, buonasera. Allora, il rasoio ha la punta della lama arrotondata, potete vedere che c'ha il tang dove poggia il dito mignolo, la lama assomiglia, io dico attenzione, attenzione a ciò che sto per esprimere, è somigliante alla lama del bambola, un rasoio Rudolf Smith di Solingen, perfetto. Ma io, al fine di non andare a incappare su un copia come oggi è di moda, ho evitato di fare la zigrinatura sul tang sia dalla parte superiore che la parte inferiore. Ecco, l'ho fatto per saltare un piccolo preambolo di copia, altrimenti sarebbe proprio gemello, capito? Ecco, io non so se continuano a farli, bambola, insolite, no, non lo so. fuori produzione completamente, Mastro. Ciao cugino Demetrio, stasera ti cercavo, ho detto ma che fine ha fatto mio cugino Cacca? E non ti trovavo, ti ho chiesto l'amicizia, boh, ti abbraccio. Vai Mastro! Ecco, perciò
il rasoio così si presenta. È perfettamente, sono tutti controllati perfettamente centrali il filo all'asola del manico. La vite, il perno di snodo è inox, perciò il rasoio non teme ruggine, non teme. Ormai li conosciamo i tuoi prodotti. Perfetto. Ok. Perfetto. Allora, quindi c'è il rasoio con, diciamo, simil bambolo, quindi punta tonda in acciaio Sì, inox, sì. poi c'è l'olio minerale che dà in dotazione per arricchire d'olio il minerale. lama. Poi troviamo la coramellina, eccola qua, la coramellina che sarebbe la coramella da taschino, che è perfetta, piccola, maneggevole e lascia un filo eccezionale. Per mettere in pratica la coramellina c'è la crema abrasiva, che ormai è conosciutissima, la mia crema abrasiva, no? Poi da una parte la coramellina ha la pelle delle mie coramelle, pelle gialla color becco oca, che se dovesse tagliare, per sfortuna, fare C'è il ricambietto. c'è il ricambio, su richiesta c'è il ricambio, ok? Ok. Questo è il pacchetto che riceverete nel GDA. Però alcuni hanno scelto solamente il rasoio e l'olio protettivo e altri hanno scelto rasoio, olio più la mini coramellina. Ecco. Quindi dipende insomma da chi, dalla scelta che ha fatto il cliente, che ha fatto l'appartenente al gruppo. È tutto qua. Giuseppe Trapani vi saluta. Mi Buonasera. dispiace non riuscire a seguire perché sono di servizio, occhi aperti, ma quando posso vi vengo a trovare a disposizione. Sì. A disposizione. Ok, Mastro, allora fammelo vedere meglio. Vabbè, io ce l'ho qua. Fammelo vedere meglio tu, vediamo. Sì. O perlomeno spiegamelo nei particolari. Lama 6 ottavi, giusto? Se non Sì, erro. Lama 6 ottavi si avvicina, qualcuno si avvicina quasi a 7, perché purtroppo sono le lame fatte totalmente a mano, dalle E mie quindi mani. non può esserci la perfezione. Bravo, se le fa la macchina sono tutti perfetti. Non sono perfetti in 13 pezzi, ma se fossero 130 o 1300 o 13.000 non c'è la copia esatta. Chiaro? Ok, ok. Ecco, torno a spiegarlo nuovamente se qualcuno è entrato adesso nella diretta, no? Vai, spiegamelo, rispiegalo per tanti. Allora, ti faccio una domanda io. Sì, Questo rasoio già tu lo stai mandando chef ready, quindi questo rasoio bisogna insaponarsi e incominciarsi a farsi la barba. Ci siamo? sì, perfetto. Ok. Nel momento in cui sto rasoio mi sono fatto 15 barbe, 20 barbe, incomincia, che faccio? Incomincia, diciamo, a tirare qualche calcetto, no? Ok, Oh, e allora c'è la coramellina. Chi la riceve nel GDA c'è la coramellina che io l'ho spiegata già, ma torno nuovamente a spiegarla, no? Faccio vedere, no? Ecco, si apre e alloggia all'interno dell'astuccio, si apre semplicemente con il dito, così, si allunga, astuccio e coramella, e da un lato, la faccio girare, se vede bene, da un lato c'è la striscetta di cuoio di sella di vitello, ok? Poi gira ancora e scopriamo la parte della pelle gialla, la pelle di vitellino trattata al cromo, color becco d'oca, eccola, e
Quando è chiusa, ripeto, alloggia dentro. Per l'uso si apre, poi in dotazione c'è la crema abrasiva, questa Peppe, Ok. la crema abrasiva. Se io qualche tonnellata ce l'ho a casa. allora, la crema... Allora, Marturano chiede che tipo di acciaio è e da dove viene. Allora, il tipo di acciaio del grifo lo vedete scritto sul tang della lama. È inox. Inox. Non do caratteristiche di acciai perché non voglio far lavorare gli avvocati. Ci siamo capiti? Sì? Perché dopo nascono le polemiche, le discussioni. C'è tanta gente che ha gli acciai, non si sa dove li trovano, sono migliori dei miei, non ci capisco niente sugli acciai. È acciaio inox. A posto. C'è solo una cosa. Mastro, c'è una bella domanda da farti, così cambiamo pagina. Dimmi. Allora, Mastro spiega come scoramellare per non arrotondare il filo con la coramella piccolina. Questo qua lo chiede Gianluca Lombardi. Sì, allora, con la coramellina piccolina, questa, io dico è assurdo, non impossibile, ma è veramente assurdo arrotondare il filo del rasoio, a meno che il titolare del rasoio decide di arrotondarlo, lo può fare. Cazzi suoi, detto fra di noi. Bravo, i soldi sono i suoi. Oh, però volerla arrotondare è semplice. Basta, faccio vedere, basta alzare il dorso della lama del rasoio e lui il filo si arrotonda. Ok? Allora, aderire dorso e filo e poi uscire fuori scendendo verso il manico della coramellina, ma uscire fuori totalmente dalla coramella, così, ecco, mi metto così, come lo vedete bene, così, dorso, filo, uscire fuori, semplice, non è possibile sempre con la costa e il filo in piano sulla coramellina. E come fai a arrotondarlo? Lo so. Se la coramellina avesse una buca al centro, allora sì, ma se no, questo è perfettamente in piano, non è possibile arrotondarlo. Se gira dall'altro lato la lama, stessa operazione, bisogna uscire molto lateralmente. Fai vedere i passaggi, dai. Sì, facendo camminare in avanti il dorso e il filo segue, il filo a seguire. Perché ovviamente, Mastro, dove stai passando ora col dito va spalmata la pasta verde, giusto? Esatto, e faccio vedere come si fa, è semplicissimo. Dai, fammelo vedere. Allora, con le dita, perché è una crema che non lascia macchia sulla carne, sulle dita, con l'acqua, semplicemente sotto la cannella dell'acqua va via, ok? E si spalma sul cuoio, la parte del cuoio, questa parte qua, eccola, così. Si lascia asciugare perché pochi attimi, pochissimo tempo, la pasta il prodotto della crema abrasiva contiene una sorta di aggrappante per le squame del cuoio. Ci siamo capiti? Sì, sì. Perciò il filo del rasoio non va ad essere passato sul cuoio nudo e crudo, perché il cuoio nudo e crudo, o anche uno ci mette dell'olio, no? Ma il cuoio ha le squame in superficie. Se lo vediamo al microscopio scopriremo che ha le squame, come il pesce, microscopiche ma ce l'ha. E quelle al filo del rasoio provocano un tipo di frastagliamento, ovvero si deforma il filo, si smuove. Diciamo in maniera grossolana, tipo un seghetto. Ecco.
Io sai cosa faccio, Mastro? Quando vado di fretta che affilo i rasoi, quelli tuoi, che me li spediscono, Sì, io non ti nascondo che tante volte mi stendo la pasta verde sulla coramella, quella grande, no? sì, Ovviamente per la posa e asciugare bene bene ci vogliono 4-5 minuti. Io mi metto col fono, un sì, minuto da lontano il forno a 20 centimetri e si asciuga all'istante. sì. E Ecco, io accelero. adesso ho passato, scusate, io ho passato il mio dito, l'indice che ho spalmato la crema sulla caramellina, l'ho passato sugli altri diti e tutto è scomparso. Non c'è niente, ok? Ok, Ora, se vado a passare il rasoio sulla caramella, in questo caso io non passerò, attenzione, non passerò il filo, dorso e filo, ma passo soltanto il dorso per far capire, per far vedere che la mia crema abrasiva lavora sull'acciaio. Pertanto il colore verde della crema che ora si trova sulla caramellina, dopo poche passate con il dorso della lama sulla crema, cambia colore e diventa nera. alla Ecco salute, qua. Max, non so cosa l'hanno portato. Eh? Ecco qua. Potete Alla salute, mi vedere hanno che sta portato una cosa. diventando nera. Ok? Ok, E perché è nera? E perché è diventata nera? perché mangia Perché l'acciaio, sto cominciando ad affilare, a levare il filo morto e incominciare a risvegliare il tutto. vuol dire che il rasoio si consuma, ma si consuma in maniera di 30.000 grit circa e lascia il consumo sull'acciaio, non lascia nessun tipo di riga, ma semplicemente come lo specchio di vetro. Posso farti una domanda tecnica di quelle bastarde? Dimmi, dimmi. Allora, io la risposta la so, Eh, però io la faccio perché in questi giorni mi hanno fatto queste domande e sì, io onestamente non ho risposto, ma non per qualcosa. Sono cose che abbiamo ripetuto. Allora, se tu in giro vai a vedere le paste che esistono, sì, per studi da me fatti, sono a base di ruggine. bravo, esatto. Ne sai parlare o dico una cazzata? No, no, ne parlo io e ti spiego come avviene la costruzione di questo tipo di pasta abrasiva. Ok? Ovviamente la tua non contiene ruggine. Come? No. Ovviamente la tua non contiene No, ruggine. no, no, Grazie assolutamente. a Dio. Assolutamente. Non è Ti fatta saluta con la la moglie, ruggine. Mastro. Dimmi. Ti saluta mia moglie. Ah, ciao. Ciao. C'è anche Cristian? Sono tutti là sotto, ora mi ha portato un bicchierino che sto bevendo, una specie di Ah, marsala frizzante, buono. allora, abbraccioni a tutti in famiglia, a Grazie. casa. E allora, Mastro, spiegami sta pasta verde, perché ho saputo Allora, che la maggior parte dei produttori che fanno pasta sia rossa che verde sono a base di ruggine. Ho detto, ma cazzo, come la base di ruggine? allora, la pasta rossa, in particolare quella rossa, era fatta con un ossido di ferro. Ossido di ferro. E in antichità da cosa lo ricavavano? Semplice, lo vado a spiegare. Usavano dell'aceto, aceto molto puro, aceto forte, aceto di vino, sui cerchi di ferro delle botti all'esterno, non all'interno, perché sennò il vino diventava tutto aceto, sarebbe stato un casino. Però all'esterno il cerchio di botte di ferro produceva subito, a contatto dell'aceto, subito ruggine. Questa patina era una patina di ruggine e sì, è vero che diventava abrasiva, no? Abrasiva. Però, c'è un però. Però dopo, diciamo che nell'impasto di questa patina di ferro, di ossido di ferro, aggiungevano delle polveri abrasive come smeriglio sottilissimo, fino, però qual era il pericolo, il rischio?
che il filo del rasoio, siccome è la parte più sottile della lama, è il filo, è il culmine del filo del rasoio, chiaro? È la parte più sottile, la parte più soggetta o sottoposta a creare, ad assumere ruggine, ossido, ad ossidarsi. E perciò se un rasoio di acciaio, carbonio veniva, diciamo, battezzato da questo tipo di crema, di pasta abrasiva, chiaramente la barba non ce la facevano. Dovevano ritornare alla pietra, la coramella. Ecco, la mia pasta abrasiva, sia in crema sia in candeletta, non dà questo fastidio di ossido. Ma io, per maggiore garanzia dei miei rasoi, 90% uso gli acciai inox. O il tuo famoso Artinox. L'Artinox, se andiamo a parlare dell'Artinox, andiamo, che ne so, come non andiamo con l'elicottero, andiamo con un aereo a reazione. Ma quella è una cosa che ti sei inventata tu. Sì, è la passione che io ho sempre curato, no? Del mio lavoro, che mi ha portato a questo livello o a questi livelli di cui ormai sono abbastanza conosciuto nel mondo. Okay? Dimmi una cosa, domanda che sicuramente la vorrebbero fare: che differenza c'è tra l'Artinox e l'Inox? Allora, Artinox e Inox è la stessa cosa. La differenza... Scusa Marco, ti faccio salutare da qualcuno. Sì. Ciao Mastro. Ciao Cristian. No. Ciao. No. Allora, la differenza non esiste. C'è nell'Artinox c'è un valore in più dal solo inox. Cioè? Art vuol dire arte artigiana sull'inox, cioè Artinox, acciaio inossidabile lavorato artigianalmente. Capito? È un damasco. Artinox è damasco. Artinox è damasco, no? Anche il grifo, anche questo è artigianale, ma non è damasco, è omogeneo. Questo acciaio inox è omogeneo. Per damasco intendiamo la stratificazione di più acciai, sì, saldati, sciolti in villetta, poi battuti al maglio e farli, diciamo, diventare una cosa sola. Sì, sì. Poi, finito praticamente tutto il lavoro di smerigliatura, di sgrossatura, di barenatura, eccetera, eccetera, Sì. al rasoio finito si avrà una lama lucida che a sua volta, messa dentro un acido per pochi minuti, automaticamente farà uscire in soprarrilievo tutti gli strati o il disegno che il mastro artigiano è riuscito a creare con la fusione dei vari strati. Perfetto, perché l'acido a quel punto lavora in maniera diversa su ogni tipo di acciaio che compone il damasco. Ho studiato, mastro. Perfetto. Io lo sai che cosa faccio, mastro? Ti dico la verità. Quando c'è qualche cliente che vuole qualche coltello in maniera un pochettino più rasoio, sì. Io dopo che esco dalle mola d'acqua, eccetera, eccetera, io mi sono fatto una coramella a tavoloccio di quelle che abbiamo inventato noi, sì. dove ho la pasta verde messa, sì. e gli faccio un paio di passate lì. Certo. Tu non puoi capire quei coltelli come diventano. E te credo. Non si può capire. No, si Quindi, può capire. Per chi nel gruppo coltello... affila qualche coltello, secondo me una coramella a tavoloccia ti può aiutare tantissimo proprio per dargli il colpo della finitura, che è eccezionale. Sì, sono d'accordo. Che tant'è vero, se un macellaio, ma più che il macellaio, il cuoco, prende in mano un coltello che, come dici tu, ha avuto la finitura sulla pasta verde, poi una tavoloccia anche di cuoio o di legno, il cuoco non c'è bisogno che fa questo lavoro
sul prodotto con la lama del coltello, ma basta che spinge giù così, che comprime, tac, e taglia. Mastro, se il coltello di suo ha un peso specifico, taglia. E la cosa Certo. bella è che se tu hai un coltello importante, perché poi ricordiamoci sempre che il filo di un coltello, la bontà di un coltello, a parte l'estetica, è dovuta al mastro che lo tempera e soprattutto lo rinviene. Perché quando Sì, tu hai un acciaio di una determinata durezza, ti sì, permette di usarlo sopra i taglieri di plastica, sopra i taglieri di legno e mantenerti, soprattutto per un cuoco che ne fa un uso veramente a sì, dismisura, di tenerti il filo per tante e tante giornate di lavoro. certo. Mentre i coltellacci comprati 15, 20 euro, 30 euro su Amazon, uno a caso, onestamente, anche se gli tiri un bel filo, avrai una durata di 10 carote e poi non taglia più Ma ciò. io voglio correggere, le parole devono essere sempre giuste. Amazon è un venditore, Sì, è chi ha ho fatto fatto quel Amazon per coltello. fare capire perché tanti comprano i coltelli lì, magari non vanno nel coltellinaio. Ora ci sono sti cinesi che fanno questi bei manici, questi belli shibumi, questi coltelli da che sono come i gold dollar per capirci. Sì, se io prendo un coltello, lo metto sulla fotocopiatrice e ti vendo la fotocopia, costa pochissimo, eh? Ci hanno capiti? Eh? Mica impazzisco, quest'uomo impazzisco. Ma bisogna capire le cose, sì o no? Luca, Sì. me lo prometti che la prossima live mi metti un coltello tuo in esposizione? Io sta cosa, ve la dico, l'altra volta ci siamo sentiti per telefono e gli ho rotti i coglioni tipo 5 minuti a dire scusa, fai dei coltelli bellissimi che io a sua volta nel suo negozio ci sono stato e ho visto. Ho detto, l'appetito viene mangiando. Fallo uno, lo metti in esposizione. Ragazzi, sono felice perché non ha tempo di farne uno, perché tutti quelli che ha se li vende e sono felice. Però ti ripeto, io premo che in una vetrinetta anche dietro le spalle o davanti che gira, quando vuoi, noi abbiamo piacere di vedere una tua creazione. Certo. Ma farò allora, dai, farò un post sul gruppo, no? Ma tu puoi fare quello che vuoi, te l'ho sempre detto, perché poi io questa domanda te l'ho fatta a te, non, a prescindere che a me fa piacere, ma perché in tanti me l'hanno fatta, capito? Dice, ma il figlio del matto perché non mette mai un coltello? Ragazzi, io non voglio rispondere per gli altri. Allora, io l'altro giorno te l'ho Vabbè, ma detto per telefono. è anche un po' fuori tema col gruppo, no? Insomma, Ma invece no, invece ti sbagli, invece ti No, sbagli. Peppe, ma tu non hai fatto la barba con un coltello da cucina che ti ho mandato io? Sì, ancora qua ce l'ho, se ti può interessare. Però qua mi sono fatto la barba. Aspetta un attimo, luce. Tu lo sapevi questo? sì. Eccolo, guarda. Guarda. Vedi? Io mi ci sono fatto la barba in diretta. Esatto. Aspetta, mi è venuta una bella barba, cioè, senza scherzare, è fantastico. Certo. Ma lui te lo fa, tranquillo, Sì, ma io, siccome questa domanda me l'hanno fatta, io l'altro giorno che mi sono sentito con lui, io sta battuta gliel'ho fatta, però siccome che sto vedendo che in diretta ci sono le stesse persone che mi hanno fatto la domanda l'ultima volta, il figlio del mastro, perché non me lo fa vedere un coltello che sono un appassionato? E nel nostro gruppo tutto quello che funziona e non è truffa ed è bello, noi lo dobbiamo proporre. Io a sì. tuo figlio gli ho buttato la battuta l'altra volta per telefono, ora ci sono le persone che mi hanno fatto la domanda e io gli ho caricato la botta, così ora sono cazzi suoi se la prossima volta lo vuole Già, mettere. già. Io la coscienza ce l'ho a posto che l'ho detta questa cosa. Dice no, quello gli tiene in gioco. No, invece l'ho detto e l'ho sputtanato. Quindi cazzi tuoi, se la prossima volta vuoi mettere un bel coltello fatto da te, che gira, perché noi siamo curiosi di vedere quello che tu combini, a prescindere del sito. Qua siamo 6.000 6.000 anime. Io ti auguro che tu nel gruppo, nel tuo sito online abbia 12 milioni di visual al giorno, ma secondo me qua non scherziamo e quindi hanno voglia di vedere il tuo operato. Quindi quando vuoi, anche nel gruppo fuori diretta, qualche coltello che tu fai, qualche pugnale, qualche cosa, io ti autorizzo pubblicamente a pubblicarlo perché me l'hanno chiesto. Ok, dai, faccio un post con una carrellata di coltelli. Perché chi usa mano Coltelli da libera è cucina, malato si pure di parla. coltelli.
Che dici, Luca? Coltelli da cucina, no pugnali sportivi. Io faccio solamente coltelli da cuoco e macelleria e casalinghi, ecco. Come questi qua vogliono loro. Allora qua a Rambo non ne avemo, qua abbiamo tutti i mangioni, persone che tagliano prosciutto, persone che tagliano carne, pezzettoni, mangiano bisteccone. Siamo un popolo di assassini qua. Qua non ce n'è Assassini. assassini. Eh? Mastro, ho fatto bene a sputtanare il figlio, così mi sono levato il pensiero. Eh? Bello bene. Ci sono le persone che mi avevano chiesto, io me ne sono uscito, sai come? Indenne. Vai Luca, ora sono problemi tuoi, voglio di coltelli. Infatti. Infame. Infame, sì. Ho visto che fai coltelli. Allora, quando vi racconto questa cosa, aneddoto, quando sono andato a trovare il mastro, che io sono andato a Perugia per andare a trovare il mastro, ho avuto modo di vedere la bottega di Luca. Ovviamente nella bottega di Luca ci sono i coltelli dei clienti, ma ci sono pure i coltelli di sua creazione. Ragazzi, è tanta roba. Cioè, diciamo che il mastro il mestiere gliel'ha insegnato bene. Lui, E essendo lui ha ragazzo, imparato bene. allora, Mastro, c'è da mettere una cosa: Luca è un'altra generazione tua, tu gli hai dato l'arte, però lui ha messo in pratica anche la modernità che tu non hai, perché lui vede le cose in maniera più giovanile, i coltelli sono più snelli, è un altro modo di vedere l'arte. Cioè, tu gli hai dato il mestiere, ma poi lui gli ha messo del Ma suo. questo è chiaro, lui non è stanco come me, no? Ui. No, tu non sei stanco, io sono stanco che sono in putrefazione, tu non sei stanco, tu sei una bomba, ti ho detto sempre che tu sei alieno, tu non sei umano. Quindi ragazzi, io vi invito ad andare a vedere che combina quello lì, il buon Luca, perché la sa molto lunga, ma la sa molto lunga sui coltelli. Credetemi che la sa molto lunga e la cosa che è particolare è l'arte che c'è dietro all'acciaio che loro lavorano. Non è l'acciaietto, come vi ripeto, di Amazon giapponese che tu lo lasci che sei Grazie. no, papà, dico la verità perché tante persone mi dicono Giuseppe, ho comprato un coltello su un sito, me lo sono messo sulla barca, a 15 giorni ha fatto la ruggine, perché? Compa, perché? Perché? Cosa gli devi rispondere? Perché? Quanto l'hai pagato? 30 euro. Con 30 euro che cazzo vuoi? Già. Che cosa vuoi? Il cinese pure che te l'ha fatto? Qua parliamo di coltelli che sono fatti in maniera artigianale da uno che capisce che vuol dire temperare, forgiare e rinvenire e sono acciai di un certo livello. Infatti, una sera, perché tutte le sere che sono stato là col mastro ci siamo deliziati ad andare a mangiare fuori, una volta funghi, una volta ci siamo mangiati una fiorentina, siamo stati un po' in giro. In tutti i ristoranti dove mi ha portato il mastro c'era sempre il pezzettone di prosciuttone gigante con i coltelli del figlio in esposizione, perché lui poi glieli fa tutti sbreaks, tutti wow, bravo. Quindi volevo dire questo particolare, Luca, ci tenevo a dirlo, perché è la verità, l'ho vissute queste cose, l'ho viste, ho detto, oh cazzo, guarda, Quello tutto... dell'oggi. Quello dell'oggi. Ah, sì. Ti ricordi, Mastro, dove mi hai portato? Che ci siamo Sì, mangiati sì. La l'uovo zona col dei Loggi, tartufo? qui vicino a noi. Che mi La sono zona mangiato chiamata dei l'uovo Loggi. col tartufo. Ti ricordi l'uovo Era col il Borgo tartufo? Fè. Borgo Fè. Borgofè. Che si è mangiato giusto. Eh. Oh, devo far vedere come taglia il rasoio del GDA. Mastro, fallo vedere perché io barba non ne ho. Non mi è cresciuta, col Vector non mi è cresciuta. No, Che ti posso dire? Non c'ho barba. Allora, faccio vedere che il rasoio del GDA, il filo del rasoio del GDA ha come una calamita per il pelo della barba. La Calcolando calamita. che il maiale è molto più spesso del pelo normale. Sì, guarda, guarda se si riesce a vedere, non lo so. No, si vede che lo aggrappa. Prende il pelo, lo calamita e se lo porta in verticale, taccate, e lo taglia. Credimi che conosco. Penso Credimi che che sia conosco. un buon filo, che abbia un buon filo, no? Vabbè, diciamo che può essere anche culo, Mastro, che ti risulta. E bisogna metterci pure quello, certo. C'è da dire pure che ci può stare un po' di culo. E come no? Un po' di fortuna ci può stare. Allora, ci sono domande che non abbiamo letto? Che io, onestamente, se mi metto a guardare negli occhi,
anche nel Signore vogliono il rasoio. Ti volevo fare una domanda. Aspetta, che non mi so. Allora, ascoltami, ma se io nella corabella questa qua, invece della crema, ci metto il candelotto, che ne pensi? No, sul cuoio è preferibile la crema, perché, Ok, ripeto, ha un c'è aggravante l'aggrappante, c'è specifico per il l'aggrappante. cuoio. E se invece sulla tela gli metto la crema? Sì, sì, è più... è come metterla sul cuoio, uguale. Allora, Tu voglio dici dire sulla una. tela o sulla tela della coramella? No, sulla tela, la crema però, non il candelotto. Sì, va bene. Io, tu lo sai cosa penso io della crema sulla tela, perché tu sulla tela consigli il candelotto, ci siamo? Sì, Io perché invece, riesce a filtrare sulla trama del tessuto e si ancora ottimo, meglio della crema, si ancora ottimo. meglio. Io invece mi è capitato di mettere sulla tela la crema Mm, e guardando il rasoio al microscopio, sì, la pasta morbida sulla tela lavora meglio o perlomeno più veloce del candelotto. sì, ma Quello che faccio con la crema sulla tela con 20 passate, il candelotto invece di passato sulla coramella ne faccio 40, quasi il doppio. Questa cosa che ho scoperto da un po' di tempo. Altra cosa che voglio dirti, e te la dico in diretta, sì, ho avuto modo di provare quell'invenzione che stiamo cercando di trovare sulla pelle della coramella. sì, tu ti riferisci alla pelle del travel kit? Sì. Io oggi pomeriggio ho affilato e l'ho provata. Sì, È fotonica. ho capito. Ma vedi, È, è fotonica. Quella. Allora, vi spiego perché giustamente poi mi fate le domande e vi massacrate. Allora, come sapete, il mastro fa la coramella con la pelle, quella gialla, che è trattata al cromo. sì, Ovviamente, rispetto a una coramella, una pelle normale di pienofiore è molto più veloce ad addolcire il filo, perché su un pienofiore ci fate 30 passate, quello che fate in 10 passate con la coramella del mastro lo fate, o perlomeno lo fate in 10 passate. Quindi evitate di fare tante passate, di impuntare il rasoio, avete meno probabilità di sbagliare. Io, essendo che sono possessore del travel kit, qua, se voi toccate questa pelle, è una pelle allucinante, perché giustamente facendo il travel kit lui non ha badato a spese, è andato a prendere la pelle, porca puttana, se la fotte lui dove mi chiedeva a prendere queste cose. c'ha una morbidezza eccezionale. Sì, E allora io che sono sempre quello là che il cervello mi cammina, io l'altro giorno gli ho chiamato, l'altro giorno tipo 10 giorni fa, non ci calcola che ci sentiamo quasi tutti i giorni, però 10 giorni fa gli ho fatto una domanda, gli ho detto allora ascoltami, e a me mi è venuta un'idea. Ovviamente io propongo, poi noi ce le studiamo, perché non è che io dico lui fa, ce le studiamo. Gli ho detto guarda, secondo me, Mastro se dico minchiate mi interrompi, eh? sì, sì, Dico, io mi sto inventando, secondo me, che la pelle del travel kit, se tu mi fai la striscetta per la coramella a tavoloccia col velcro, secondo sì. me può essere una pelle per un'ultra finitura, per una passata di super finitura oltre la coramella quella gialla. Manco il tempo che gliel'ho detto, me l'ha fatta e me l'ha spedita con il rasoio del GDA. Io, ragazzi, in questi giorni sono stato incasinato, ma in una maniera incredibile. Sembra che poi fatta apposta quando hai le cose belle che ci vuoi giocare, minchia, non hai tempo di un cazzo. La sera ti arriva alle 11 a casa, sei distrutto, mi metti a giocare con la pelle alla coramella, non ce la fai. Oggi ero solo e libero, ho detto vai, oggi si affila. Mi sono affilato un paio di rasoi, ovviamente passaggi sulla coramella, quella tua classica gialla, super finitura sulla coramella, quella là. Allora, io ho certe lame, le lame che ho filato oggi sono lame che io conosco benissimo, Sì. perché è inutile che lo fai su rasoi nuovi, perché non hai punti di riferimento, lo devi fare su rasoi che tu conosci. Io ormai sono arrivato al punto, sì, il test massimo della rasa, diciamo, del test del rasoio è la rasatura, mastro. Tu puoi fare tagliare il pelo del ciuffo, del pennello, della mano, ma la verità te lo dice alla faccia quando ti insaponi. Ci sono Eh. cazzi.
Però diciamo che nel mio piccolo, nei miei 4 rasoi che in vita mia ho affilato, ho dei margini di paragone qua sulla mano. Infatti, se tu vedi, ho solo parente di alopecia, non ho più peli nelle mani, perché mi faccio saltare i peletti, io già mi rendo conto di come taglia. È una cosa metaforica, però dovete capirmi. Nel momento in cui io mi avvicino con la lama, 1 millimetro prima del pelo già viene tagliato a volo, già io so per certo che il rasoio taglia. E per come lo taglia mi rendo conto se diciamo, il taglio è dolce o non è dolce. Allora dice Giuseppe, ma veramente, credetemi, ho questa sensibilità di capire ormai che il rasoio c'è, l'affilatura è venuta buona. Oggi il rasoio che io conosco per eccellenza, che avevo bisogno di affilarlo, che è un pietra ammirata della Soligen, è un pietra ammirata, era un venditore qua di Palermo, che praticamente aveva un negozio e alla Soligen 60 anni fa commissionò dei rasoi col suo marchio, che hanno degli acciai fantastici. Io oggi l'ho affilato uno e nel momento in cui gli ho dato una 60ina di passate sulla tua pelle, perché volevo vedere, sai, con le passate, poi la pelle incomincia a far uscire l'odore, la pelle riscalda, per vedere se stira, si allunga. Guarda, mi ha dato una prestazione, secondo me, eccezionale. Quindi, secondo me, a parer mio, visto che tu le hai provate pure, e mi hai detto ok, ma io di Sì, te non mi sì. fido, ma io di te non mi fido, tu lo sai che non mi fido di te. Io ti ho detto, Mastro, le voglio provare pure io. Le voglio provare pure io. Secondo me, tu oggi, per chi è possessore dei mastrolivi, puoi mettere in produzione a tutti gli effetti, perché poi a sua volta il filo l'ho visto al microscopio, quello che fa, Sì. perché si è trovata la quadra per un'altra pelle da sostituire come ultima passata di extra finitura alle coramelle, quelle che hanno il ricambio col velcro. Mm. E secondo me, se tu vuoi fare la genialata, ne fai qualcuna pure per la coramella, quella grande, a telaio, Sì. fai questa pelle qua e la tela dall'altra parte, secondo me è una genialata. Parere personale, Certo. te la devo dire questa cosa internosse, però siamo in diretta, alla fine, come si dice, mostri e scheletri nell'armadio non ne abbiamo. Ma io già ho messo in atto quello che tu dici e funziona. Perciò te do solo ragione, che funziona e basta. 100% funziona. Poteva anche non funzionare perché magari era troppo morbida, non addolciva l'acciaio, perché la pelle deve essere in un determinato modo per addolcire l'acciaio. Eh, Io la voglio, il 6 chi la vuole. E ragazzi, ora lui si mette a lavorare perché credetemi, giuro sull'amicizia col mastro, glielo sto dicendo ora in diretta, gliel'avrei dovuto dire oggi ma non ho avuto tempo, ma gliel'avrei detto domani perché oggi l'ho provata. beh, Perché se non funziona, non funziona, cioè è una prova. certo. Secondo me, oggi, che l'ho provata e l'ho vista al microscopio più volte, ragazzi, funziona. Funziona, funziona. Il Sì, sì. problema è che a questo punto tu la devi fare sia per chi ha la coramella a tavoloccia che chi Sì, ha la caramella, quella a telaio. sì. Perché non è che mi posso comprare una coramella di 200 euro perché voglio la striscetta di pelle. Mi fai invece il ricambio solamente e amen. Ciao Vabbè. meccanici. Quindi secondo me la puoi mettere in produzione, ma secondo me la puoi fare in produzione anche per la coramella piccola. Ti do il lavoro. Sì, Ti do il però lavoro. c'è questo, no? Che nelle prove, quando si escogitano cose nuove, c'è sempre l'interrogativo, no? Chiaro? Oh, questa pelle che tu dici è eccezionale perché non consuma, ma lucida, pulisce il filo del rasoio, ok? Però c'è una cosa che se io ho messo il velcro sulla cima e il velcro sul fondo per applicarla sulla tavoloccia, no? Che abbiamo studiato assieme, giusto? Sì, Però se tu dopo su quella pelle non fai camminare il rasoio con il suo peso, ma comprimi un po', quella pelle lì purtroppo ha una sensibilità. No, è tipo gomma americana o come elastico che si stira, capisci? ok, Leggermente, cioè tende a raggrupparsi sul dorso della ok. lama. Studia Chi è qualcosa abituato, dove poterla attaccare o chi è metterci una abituato doppia stoffa di tela. Vedi che ti inventi, una pelle più dura di sotto.
ecco, bisogna tenerla fissa sulla tela, incollata, allora non si muove e allora quel fastidio, che poi non è un Allora, fastidio perché... io l'ho capito che dici tu e onestamente mi è successo, infatti, hai Bravo. ragione, quando io ho attaccato velcro di sopra e velcro di sotto, gli ho dato una passata, cosa ho fatto? Ho messo il velcro un po' in punta e un pochettino qua e l'ho tirato un pochettino, se no mi faceva le pieghe, perché è Ti fa da morbida. elastico, ti fa da elastico. Perfetto, l'ho tirato un po'. Sì, ok, ci siamo. Ragazzi, allora, Sì, questa discussione che stiamo facendo sono quando noi ci facciamo le chiamate, che ci inventiamo le cose, io ne dico una, lui ne dice un'altra, e poi da sto discorso, giuro, funziona va così bene. quando ci inventiamo le cose. Allora, Mastro, secondo me sta cosa va attaccata in una tela, in una pelle fina, non lo so, anche Perfetto. nella pelle gialla, che non ha Diciamo che, torsioni, non ha allungamenti. diciamo che adesso è allo studio ancora, allo studio per perfezionare il sistema, no? Però Però funziona, che è la cosa funziona, più importante. però funziona, è vero. Minchia, si deve dire Funziona. minchia, Marco. Funziona minchia, punto. Funziona alla grande. Funziona che è Benissimo. una cosa fotonica. Io me l'immaginavo perché è troppo morbida quella pelle. Sì, Sembra sì, Cordovan. è vero, è vero. Sembra Cordovan. Quindi quella pelle doveva per forza addolcire il filo e renderlo master, è una cosa mostruosa. Mostruosa, fidati. Fidati che è mostruosa quella Bene, pelle. bene, Non bene. so dove l'hai trovata, cazzi tuoi, però si deve studiare. Vedi che ti inventi? Tu di sta genialata qua che ne stiamo parlando stasera, perché ora mi massacreranno. Se hai tempo che ci studi, pubblica sul gruppo l'evoluzione che stai cercando per non farla stirare effetto gomma, Certo, che nel sì, momento in cui sono pronte le proviamo. certo, esatto. Perché a me con tutto che mi fa il difetto, chiamiamolo difetto, che alla fine se tu non pressi troppo e hai la mano, diciamo, sapiente, eviti il problema. Però magari per un neofita, o perlomeno uno che ha poca dimistichezza, magari come dici tu, attaccata su una tela, su una pelle un po' più Sì, morbida, sì, si evita quel fatto che lei vada ad allungarsi perché è veramente molto tenera e morbida. sì, è Condivido, vero, bravo, mi sei piaciuto. Il perfetto. meccanico la vuole pure. Mastro, vedi che già abbiamo le prenotazioni della coramella, delle strisce. Perciò, come si dice, hai finito il rasoio, ora studiamo per la coramella, perché io ti mette a regola, Mastro. Ti Eh. faccio lavorare sempre. Perché è una genialata. È Oh, una genialata. sì, è vero. È una genialata, veramente. È la pelle che è buona. E questa pelle tua che ce l'hai minimo 2 anni da quando c'è il travel kit. Eh sì, sì, da quando è stato realizzato il travel kit, sì. Io lo sai dove ho avuto modo di apprezzarla di più? Quando mi hai mandato i, i sample che hai fatto del portarasoi. Ah, questo è eccezionale. Oh, questo qua è il primo, diciamo, quello Sì, che c'è il difetto che abbiamo fatto nella prova, dell'allaccio che viene al contrario, ti ricordi? sì, sì. Ho avuto modo di toccarla, no? E dicevo, minchia, ma sta pelle qua, secondo me, messa a coramella deve funzionare, no? Mi venivano, cioè, sta cosa mi immaginava, perché la toccavo e dicevo, minchia, è allucinante. Eh. Allora, la pasta o il candelotto possono sostituire la pietra una volta raggiunto il filo stanco? Gianlu, la pasta... No, vabbè, Mastro, rispondi tu, ci sei tu, rispondi tu. Allora, possono raggiungere? Praticamente ti sta dicendo il candelotto può sostituire la pietra in un filo stanco? Sì. Allora, se si usa sempre il candelotto, il filo del rasoio che non venga arrotondato, ma viene usato sempre il candelotto, cioè la mia pasta abrasiva, giusto? Sì. È molto lontano il tempo che trascorre il filo del rasoio prima di conoscere la pietra. E se dovessimo usare una pietra, perché devo fare una manutenzione straordinaria, cioè devo rimpostare il beve perché si sono fatte dei dentini, perché mi è caduto nel bagno, che Sì, pietra piglio? sì. E allora è semplice. La 3000, la 3000, poi una bella belga e poi la pasta abrasiva mia. Non c'è bisogno di esagerare con la grana delle pietre.
non perché io ci abbia qualcosa contro i fabbricanti di pietre. Il tuo acciaio è fatto apposta, che basta impostare il microbevel e poi fare le passate su pasta, il rasoio piglia il filo. E come dirò sempre, perché io ci metto la faccia e dico sempre le cose come stanno, il filo dei rasoi di Mastrolivi hanno praticamente un modo di tagliare diverso da un rasoio affilato su pietre, o perlomeno facendo il piramidale. Sono diversi. L'attacco del pelo si sente diverso in viso. È un attacco al pelo diverso. Allora, io non mi ricordo se ho pronunciato questo titolo di una lama taglientissima, che oggi non le affilo più da diversi anni, ma fino a 30 anni fa ne affilavo tantissime per molti istituti universitari italiani. Ed era questa lama una lama che faceva le sezioni istologiche fino a spessore di 1/1000 di millimetro, 1 micron. Perciò il rasoio, con la mia crema abrasiva, raggiunge lo stesso effetto di una lama da microtomia. Allora, ora ti dico la mia. Tu lo sai che noi qua a Palermo abbiamo una tradizione. Facciamo le stighiola. Praticamente sono le interiora del vitello o del capretto della pecora che vengono attorcigliate nel grasso. Specialmente si fa per il periodo di Pasqua, però diciamo quelle di vitello le mangi per strada perché lo street food è nostro. Ora, siccome sono molto scivolose, essendo che sono budella, chi lavora le budella che le intreccia ha bisogno di coltelli che tagliano in un determinato modo. Proprio vogliono veramente una lametta. Calcola che loro lo usano solo sul plastico, questi coltelli qua, perché devono recidere perfetto il budello per non rovinarlo, se no ti esce quello che c'è di dentro. Allora, per arrivare al filo rasoio, io che cosa mi sono inventato? Mi sono comprato una ruota di panno. Ci siamo? Così gli diamo qualche dritta magari a qualche guru che affila i coltelli che poi non ne capisce una minchia. Gli do una dritta questa sera, sono buono. Praticamente ho preso un vasetto tuo di pasta verde, di crema verde, l'ho diluita con un bel po' di benzina da zippo e l'ho fatto stare una notte a mollo fino a quando questo velcro si è completamente inzuppato, è diventata verde a tutti gli effetti. L'ho fatta asciugare. Io quando affilo il rasoio che esco su pietra, mi metto 5 minuti per lato su questi coltelli con la grana nel velcro che è praticamente impastata a tutti gli effetti, e praticamente se tipo spada di giga, tu dovevi il Rupen quando eri piccolino, te la posso fare sta battuta? Quando eri piccolino, che c'era Gigen che tagliava i palazzi. Guarda, fa fili che se ci cade il foglio tipo giga si taglia, parola che si dice. E nello stesso tempo viene lucidissimo, lucidissimo. Infatti ci sono tanti ristoranti cinesi che mi portano i coltelli che vogliono questa tipologia di filo lucido. E io con la tua pasta verde nella mola a panno che mi sono inventato, perché nel momento in cui l'ho fatta diventare verde, ok. Poi ogni tanto, per dire, col candelotto, mentre che gira, gli do un colpettino così, la carico un po', e lui mi fa dei fili lucidi alla metta, Mastro, che sono spettacolari, spettacolari. Mi sono fatto una cinghia di pelle, come se fosse una coramella rotante, che gliel'ho vista qua a un amico, che una volta mi disse, la vedi questa coramella, neanche se giri tutto il mondo la trovi. È vero, non esiste. E allora trova pelle, mi sono fatto una coramella girando, dove io praticamente in un secondo quel coltello lo scораmello come se gli dessi su una coramella a 12.000 passate. Fili imbarazzanti, imbarazzanti. E non ti nascondo che sono andato avanti negli studi dei coltelli, perché non so se vi ricordate, ma quest'uomo mi ha dato un attestato, visto che mi ha detto che ho imparato bene, e l'ho sfruttata, ho cercato di sfruttarla al massimo.
non vi nascondo che sono arrivato a una conclusione. Nel momento in cui tu gli tiri su un coltello mastro il filo con la tua pasta, diciamo che potenzialmente potrebbe essere un grit 30.000, ci siamo? Quando tu gli dai 2 colpi di azzarino, il coltello torna indietro, perché l'azzarino non è 30.000 di grit. Allora io ho scoperto che ci sono dei l'addenta, no? azzarini. Ah? L'addenta. L'acciarino l'addenta. Gli fa perdere un po' di filo dalla lametta. Allora ho scoperto che la Soligen fa degli azzarini in ceramica, Sì. che sono 50.000 di grit, Sì, sì. perché hanno proprio pure la specifica del grit. Quindi, quando tu esci con un coltello dalla tua pasta verde nella ruota di panno, che mi esce lucido e alla metta, me lo guardo al microscopio ed è perfettamente steso, perfetto il filo, senza nessun cricchietta, ovviamente ingrandito, che sembra coltello di pane, e gli do 2 colpi di azzarino in ceramica, mi mantiene perfettamente il filo per come io l'ho uscito dall'armola a panno. Sono arrivato a questa conclusione qua. Quindi a tutte le persone che utilizzano questa tipologia di coltelli, che vogliono questa affilatura mia, io gli faccio comprare l'acciaino in ceramica. E loro usano questo coltello solo ed esclusivamente per fare questa incisione nelle budella e non perde il filo assolutamente, perché l'acciaino normale della Bufalo, della Steel, se tu vai a guardare la specifica di grana, è 800. Sì. E 800, se io ci ho fatto una finitura 30.000, minchia, mi rovini tutto il filo, me lo graffio se tu lo vai a vedere al microscopio. Invece l'acciaino in ceramica, tu vedi che ti ravviva il filo, ma te lo mantiene privo di graffi e sempre steso perfetto. Perché l'acciarino di ceramica è granulare. Segui? Ok. È Sì. granulare. È abrasivo ceramico. È la parola stessa, no? Boh. Allora, L'acciarino, giuro che non abbiamo mai parlato con queste cose. È uscito questo discorso sì, e ho dato... l'acciarino di metallo, che quelli che sono oggi nel mercato per prevalenza sono ovali, sopra e sotto, ok? Sono realizzati ad angoli di rasiera, non sono abrasivi, sono di acciaio, ma se tu lo guardi al microscopio in fronte, in testa, tu vedi tutti questi angoli di piramide, uno a fianco all'altro, e sono quelli che sono gli angoli di rasiera che affilano il coltello. O perlomeno che te lo ravvivano levando quella ribava che tu hai fatto per spaccare un osso, per tagliare un callo, un pollo. Se tu vai con l'unghia, semplice, se tu vai con l'unghia del dito, no? Vai sull'acciarino di ceramica, non senti nessun scalino. Perfetto. Perché viaggia sull'abrasivo, granuli abrasivi. Mentre sull'acciarino di metallo tu senti gli angoli che li puoi contare con l'unghia. Sì, perfetto, confermo. Ecco, fa lavoro diverso l'acciarino di acciaio dall'acciarino di ceramica. E io infatti a tutte le persone che hanno praticamente questa tipologia di lavorazione, gli faccio praticamente comprare gli acciaini, questi qua in ceramica, e sono contentissimi. E non ti nascondo pure che ho comprato una ruota in ceramica che ci affilo in 2 secondi le piastre delle affettatrici. Sì. Perché c'è qualcuno che gliela vado a affilare sul posto. C'è stata una persona che mi ha insegnato a fare queste cose, che culo, ragazzi. Mentre qualcuno praticamente invece me li smonta e me li porta. E io nella ruota in ceramica basta una passata da un lato o da un'altra, viene lucido e tagliente più di quando loro si sono comprati la macchina per tagliare il prosciutto, ancora più affilate. Tu figurati che quello là mi dice oh, dimmi, ti sto rubando il mestiere. C'è stato uno che mi ha insegnato queste cose, io l'ho messa in pratica, però da solo, perché in 8 giorni non è che puoi imparare tutto, però se hai tanta voglia, che qualcuno ti dà un input e poi tu non ti pigli la pappa in bocca, ma ci studi di sopra notte e giorno facendo prove, È la volontà, è la volontà. ti porta ad arrivare a dei risultati.
che se fossi stato con lui un anno ne sarei stato subito maestro. Ora sono in fase di conoscenza. Certo. Invece il buon Luca queste cose le sa tutte, quindi immaginate che cazzo esce da quell'officina lui là dentro, l'oro. Sì, ma io non parlo. Perché tu ti tieni, ogni tanto una dritta a quei 4 che fanno vedere che affilano coltelli che mi vengono le ustioni nei coglioni, mi vengono, Luca. Perché vedo minchiate di quelle spaziali che io sento pure male. Però Tu i segreti li devi tenere per te, no? se Scopri qualcosa, lo devi tenere per te. Senti che ti dice mio figlio, senti che ti dice, ragionaci un po' sopra. Mastro, ma un po' di beneficenza a questi santoni si ci deve fare, se no tu ti vai a girare i canali su YouTube e senti solo minchiate, ti viene... come si fa a sentire certe cose? Comunque abbiamo fatto beneficenza questa sera. Io faccio il mio damasco inossidabile, che non è possibile costruirlo artigianalmente. Il mondo afferma questo, che non è possibile costruirlo artigianalmente. Se io lo faccio, perché? Avrò studiato qualcosa. Masso, che hai la quinta elementare tu? Hai la quinta elementare? Sono riuscito nell'esito, no? Nell'esito, che ancora non è scappato al mondo un altro essere umano che mi abbia detto guarda che lo faccio pure io. No, ancora non c'è, perciò sono ancora unico, giusto? Ma se il mio maestro vuole sapere come io lo faccio e lui mi ha insegnato, ma io non glielo dico. Siamo capiti? Io allora vi racconto anche sta chicca. Aspetta che devo fare una parentesi. Quando sono andato il Cimabue non gli ha detto a Giotto come hai fatto a disegnare la mosca, non c'era bisogno che glielo domandava, gliel'ha disegnata e lui la scacciava. Ma che scacci? Che è disegnata dal tuo allievo? Allora, voglio raccontare sta chicca qua. Dimmi. Quando sono stato da lui, praticamente ho dormito nella casetta degli ospiti. La casetta degli ospiti sarebbe una casa prefabbricata di legno, dove c'è una stufaglia, dove siete adesso, praticamente dove di fronte c'è tutta la vetrinetta. Ci saranno all'incirca, ai tempi c'erano, calcolando il costo dei rasoi, tanti soldi, tanti soldi, ragazzi, di cui c'era un rasoio che a me mi colpì, che l'aveva fatto con una persona che il mastro stima tantissimo, in collaborazione. Sì. Ti ricordi chi è questa persona? Certo che ti ricordo. Certo. Oh. Io fui colpito da questo rasoio perché è veramente bello. Il mastro mi disse che questa persona gli insegnò a lui, cioè immaginate che connubio, certe tecniche, il quale poi lui da quell'input ci creò il suo tipo di acciaio. Io di questo rasoio ero affascinato, ma io sapevo che lui era molto legato a questo rasoio. Però ragazzi, sono là, c'ho il Ferrari posteggiato, minchia non glielo dico, fammi fare un giro, per forza glielo devo dire. Come fai a non dirglielo? Cioè, glielo chiedi, poi se ti dice no, ma glielo devi chiedere. È giusto. E io gli dissi, mastro, senti, io mi devo fare una barba con questo rasoio, perché era troppo bello. Non ci sono parole, basta. Non ci sono, forse non ho mai provato un filo del genere, un quel rasoio. Non me lo fate emozionare, eh? No, ma quello è una cosa da fuori di testa. Quello là, io nel bagno stesso non ci potevo credere, perché all'inizio, quando tu scendi che hai il sapone da barba, se il rasoio è completamente stondato, ti va a vuoto e non taglia un cazzo e ti scivola. Certo. Io ho avuto la stessa sensazione, e credimi che non sono un minchia a usare il mano libera, solo che praticamente ero liscio a culo. Ho detto, porca puttana, aspetta un attimo, perché ero nel bagno e ho detto, no, non è possibile, aspetta. A prescindere, calcola che, perché le chiacchiere stanno a zero, io dico la verità, quel rasoio, anche era messo in vetrinetta, minimo qualche 2 o 3 anni, che non era neanche scoramellato. Io, per come l'ho preso dalla vetrinetta, mi ci sono fatto la barba, perché quando lui mi ha detto sì, lo puoi usare, ho detto, minchia, prima che se ne pente, mi insapono subito e mi faccio la barba, che scoramello un cazzo, vai, subito.
Quel coso, ragazzi, tagliava in una maniera sconvolgente. Sconvolgente. Come si chiamava Mastro, quest'artigiano grandissimo amico tuo? È il mio maestro di acciaio Damasco, Come si chiama? Camillo, Silvano Camillo. Ragazzi, Eh? voi vi immaginate che cosa vi rendete conto? Allora, secondo me oggi quel rasoio 30.000 euro le vale tutti. Che tu ridi, vedi che ne sto parlando serio. No, no, io non scherzo quando parlo serio. Per come è impostata e per come taglia, io partirei da una base d'asta di 30.000 euro. Ti dico Magari. perché, Mastro, ti sto dicendo che è un qualcosa da fuori di testa. Sì, sì. Dici, ma i miei rasoi non sono buoni. No, Mastro, là parliamo che se tu sei malato come me di mano libera, ci senti l'energia che ti danno quelle lame. Sì. E lo vedi praticamente che c'è un connubio di idee, perché si vede la tua mano, ma si vede anche la mano di intreccio che non è la tua. Chi ha i tuoi rasoi, e io un paio ce l'ho, anche di più di un paio, li conosco benissimo. Io un damasco tuo lo conoscerei pure su Marte, se me ne vado su Marte lo riconosco, cioè non è che io ho bisogno di capire se è un damasco È tuo. unico, è unico. Oh. Però nel momento in cui io vedo quel damasco che fa intreccio, è tanta roba, Mastro. Mi assento un secondo, prendo un goccio d'acqua per provare il rasoio del GDA. A disposizione, io continuo a raccontarvi questa cosa perché questa cosa interessa a tutti. Sì, Non l'ho sì. mai raccontata. Ragazzi, è stata un'esperienza con questo rasoio incredibile. Incredibile. Luca, tu lo conosci questo rasoio? Guarda, ce ne ho talmente tanti qui dove mi giro c'è Lo un so. rasoio. Non lo so, qual era sto rasoio? E ha il manico tipo tigrato. Qual era sto rasoio? È particolarissimo questo rasoio. Non mi ricordo. Ma quello che è allucinante è proprio. Mastro, qual è questo Era rasoio? della Damasco di Camillo Silva. Ma ce l'avrai ancora? Ma non lo so, non mi ricordo. No, Sì. ce l'hai, ce l'hai. Ce l'hai, me lo compro io. Ce l'hai. Ce l'hai. Non lo so. Allora, Comunque. un bicchierino dove io faccio i caffè, ci ho messo dentro l'acqua. E che fai ora? Ora ti faccio vedere, guarda. Mastro, vedi che se non taglia facciamo una figura di merda. Detto così. Oh, vedi? Guarda, si avvicina alla telecamera. Come devo fare con questa? Io non ce la faccio. Si avvicina alla telecamera, faccio vedere come taglia. Anto, senza che scrivi lo voglio, perché ci sono prenotazioni da 5 anni a questa parte. Minchia, a secco, non si può vedere a secco. Dov'è? Ecco, ecco. C'è il pelo della barba. Ma sono finti quei peli, Mastro. Eccolo qua. Dove sta? Qui. Li vediamo, Mastro. Eccolo, il pelo della barba. Sul dito questo. Diciamo che taglia, dai. Sì, eccolo. Va bene? Ma non avevo dubbi, non c'era bisogno di dimostrazione. No, è quello del GDA, Ah, ok. però è mio personale, non è dei clienti, non è del GDA. Solo il cliente lo può usare per la prima volta. Io non vedo l'ora che arrivi alle persone, poi le persone lo incominciano a pubblicare. Ma senti una cosa, quell'espositore glielo mandi oppure no? Perché è grazioso. Cosa? L'espositore glielo mandi oppure no? Si compra a parte questo. Il portarasoio? Eh. Sì, lo riceve insieme al pacchetto. Ottimo. Sì, Ottimo. e vedi c'è coramellina, rasoio, piedistallo, flaconcino dell'olio minerale
il barattolino della crema abrasiva. E a parte Chi chi ha lo preso vuole la una coramella coramellina, chi non ha voluto una coramellina, Ci siamo rovinati, ci siamo. sì, ci voleva Luca, però dai, è la, bello. però la pubblicità bisogna pagarla in qualche modo, no? Sì. Ma l'hai visto che nei video ora c'ho gli sponsor che mi girano e sei uno dei miei sponsor? Che cosa elegante, eh? Non ho capito. Io dico, nei video ora che io carico su YouTube, ti ho messo Sì. praticamente in alto che mi girano tutti gli sponsor, perché tu e tanti altri siete le persone che date la possibilità a questo bagno di esistere. Mastro, non è una cosa che succede tutti i giorni, capisci? Certo. Sì. Di provare prodotti, cioè, capisci? E quindi io, se ho questo bagno, tu sei una percentuale di persone che contribuisce a dare forza a questo bagno per poter fare le dirette, capito? Certo. E io sono contento e ti ho messo negli sponsor. Sei Io contento? sono partito da Perugia e sono arrivato a Palermo per conoscere questo bagno. È Quanto vero, mi sono è vero, divertito. Quanto mi sono divertito. eh? L'unica stronzata che è successa quella sera è che tu hai portato quel rasoio col diamante, il brillante e lo smeraldo. Sì, sì. E io prima che non... Ti ricordi quando eravamo a casa, dietro questa porta qua, che c'era lì, avevamo ospiti a casa mia, tutti quanti qua? Sì, sì. Io che ti disse, te lo ricordi, Tristi Mastro, questo rasoio secondo me taglia troppo. Perché tu eri in quel periodo che ti stavi inventando il filo, tipo quando tu spezzi un vetro di mezzo centimetro che si taglia a fischietto e fai quel filo allucinante. Lui praticamente che fece? Mi portò questo rasoio qua, bellissimo, c'è il video ragazzi, io minchiate non ne dico. Quando ci siamo messi in bagno a fare la diretta e da questa parte avevo 5 persone che avevano proccionato a casa mia, c'era il delirio, e gli dissi, Mastro, questo rasoio secondo me taglia troppo. Bravo, 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 lo zico. Io mi ricordo solamente che talmente tagliava, non potevo frenarlo. Cioè non è il classico tuo che strappa un pochettino, taglia, strappa un pochettino, taglia. Questo era tipo una lametta, anzi di più di una lametta. Appena che sono partito lo zigomo, un taglio. Te lo ricordi, no? Sì, sì. E allora io gli dissi in diretta, allora abbassa il grit, cioè il taglietto di questo rasoio, che sennò qua ne prendiamo a capo praticamente. Cioè, diventa un... Però ce l'abbiamo fatta. Ci Sì. siamo divertiti, Mastro, ci siamo divertiti. E la cosa brutta è stata che te ne sei andato e praticamente dopo 2 giorni ci hanno chiuso. Questa è stata la storia. Sono arrivato a casa a tempo. Se stavi 2 giorni in più, tu di qua te ne Sì, andavi dopo prendevo 8 il Covid e rimanevo a Palermo, è vero? Io e Giovanni. Allucinante, allucinante. Cioè, abbiamo avuto il tempo, perché ai tempi lui scese, io avevo preso una bottega a Palermo, il quale lui mi è venuto a dare l'augurio a questa bottega, gliel'ho fatta vedere, gli era piaciuto il posto, mi aveva segnato nel muro, allora qua metti questo macchinario perché ti girerai così, colà. E lui era contento, io ero contento pure perché a lui era piaciuta questa bottega, bellissimo ragazzi. Sì. Poi siamo andati a mangiare fuori, poi la sera abbiamo mangiato a casa mia, ci sono i video, ve lo ricordate? Praticamente il giorno dopo, cioè il domani della serata insieme, siamo stati insieme la sera perché poi siamo andati a mangiare con Franco Alfonso in quel ristorante là, se ti ricordi, con Anna, le mogli. Oh. Tu l'indomani sei partito e sei partito di mercoledì, il venerdì ci hanno chiuso dentro. Sì, è vero. Proprio era tutto disegnato. Quanti soldi ci ho perso in quel negozio, Mastro? Incontabili, incontabili. Affitto, mesi morti, 3,80, partita. Guarda, se ci penso mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Peccato. Vuol dire che non era destino, Mastro. Vuol dire che non era destino. L'ho fatta al mio paesello e sono contento uguale. Va bene così. Certo. Tutto è destino. Bene. E allora? Va bene, senti una cosa, la diretta l'abbiamo fatta, di quello che dovevamo parlare l'abbiamo fatto, le lame sono pronte, non so voi come vi metterete d'accordo, se ve l'hanno pagato tutti, cazzi vostri, comunque il rasoio sta settimana parto, da quanto io ho capito, appena che il è pronto, e io sono felicissimo, l'unica cosa che chiedo nel momento in cui riceverete il rasoio, ragazzi, fatecelo sapere che ne pensate, perché è stato un regalo che ci ha fatto il Mastro sia per il prezzo, sia per tutta la componentistica che ci ha messo insieme al rasoio.
Ovviamente dobbiamo ringraziare anche quell'anima pia di Luca, suo figlio, perché quello dopo un giorno che si rompe il culo è qua col telefonino a rompersi i coglioni con noi. E quindi, Esagerato, dai. Allora, è importante pure. chi Dimmi. riceve il rasoio del GDA, Mm. ok, non deve assolutamente fare niente di più che insaponare la faccia e E farsi la adoprare il barba. rasoio. Se proprio vogliono fare qualcuno questo lavoro qua, si può fare così, palmo della mano. Mastro, se non lo fanno è meglio, così si rendono conto il rasoio come taglia. E poi se loro lo scoramellano e non taglia più per come tu gliel'hai dato, vuol dire che hanno fatto danni. Esatto, Si vanno a vedere una cinquantina di video tuoi di come bravo, si scoramella e si bravo. manutenzione del rasoio. Ma il rasoio va usato così come arriva. È E non metteteli pronto. su pietra, non metteteli su pietra, perché i rasoi del mastro non vanno su pietra. No, Solo no, in manutenzione straordinaria, l'abbiamo spiegato prima, che è importante, perché sennò diventa poi un casino. bravo. Mastro, se ti arrivano rasoi affilati su pietra, tu non li manutenzioni, giusto? Certo. Dico, li hai manutenzioni i rasoi se ti arrivano sminchiati di pietra? No, io i rasoi non li affilo se non sono di produzione mia, Ok. capito? Dico, Devono ma se essere i sono miei. tuoi e li trovi belli sminchiati su pietra, glieli affili alle persone? No, io gliele affilo. Te li rimandano che sono rovinati dalle pietre che ci hanno messo le mani da loro. Io le rigenero, Ok, però se quindi lo sono le fai. mie lame, Ok, capito? ok. Sì, sì, sì. Siccome a me mi succede tante le volte che mi arrivano Ecco. rasoi buoni che sono scannati sulle pietre. Pagano la Eh, filatura, è chiaro. Eh, eh, e io riporto il rasoio come originario, in vita. però Ti ricordi quando mi è caduto il grifo in diretta? eh, Che non sapevo come cazzo dirtelo, che mi era... però se ne era accorto il mondo che è in diretta. Ragazzi, mi è caduto in una maniera che se lo faccio vedere un'altra 50 volte, non è possibile, è spezzata la lama. È caduto nella maniera così merda che si è rotta la lama. eh, E io non sapevo come dirglielo, perché eh. minchia, era solo dopo una settimana che gli dicevo, Mastro, ma c'era il video che parlava, però lui non se ne è accorto. Comunque, dopo 4 giorni, piglio coraggio e gli dico, allora, ascolta, c'è un problema. Dimmi, ci si sente, fammi un altro grifo, me lo compro, perché mi è caduto a terra e si è rotto. Lui mi fa, manda, che col Mastro non si butta niente. E gli ho fatto praticamente cosa che lui non vuole fare, i 5 ottavi, 3 ottavi, perché per lui i rasoi che poi trasborda la schiuma non esistono. Lui vuole le lame grosse e una concettura sua. Gli hai L'abbiamo fatto lo ristretto. spadino, gli hai fatto Eh, lo eh. spadino del grifo, Sì, sì, è vero, è che è vero. spettacolare. È spettacolare. È come averlo fatto nuovo la seconda volta. Io penso che è l'unico al mondo perché non c'è un grifo 3 ottavi. No, Un grifo 3 ottavi non c'è. ma non si butta nulla. Un grifo 3 ottavi non esiste. È Eh. allucinante. E Allucinante. questo si chiama artigianato. Certo, Ecco, pezzo unico, andò pezzo unico, ma tu ti immagini che mi è caduto per terra e si è rotto? no? C'è l'acciaio temperato, come cazzo ho fatto? Io volevo morire 5 giorni, per 5 giorni non gliel'ho detto, non sapevo che cosa gli dovevo dire. È Poi ho vero, è tutto vero. preso coraggio, ho detto, allora, Mi ricordo ascolta, benissimo. ah, ti ricordi, Mastro? E si è dimezzata la lama. Ma aspetta, per farsi i perfili qua, Eh, che hai i baffetti, è eh. incredibile. Sì, ma ti convincerò a fare 2 ottavi, 3 ottavi, prima o poi ce la farò. E come Ti no? convincerò a fare 2 ottavi che tu hai quell'idea che trasborda, perché secondo me i rasoi svelti veloci, quelli micro piccoli, te C'è lo ricordi solo, il filarmonico, quello 2 ottavi, il filarmonico quello piccolino? c'è solo un problema, che lì devi, sulla barba, come fai tu le insaponate abbondanti, devi togliere il sapone 20 volte. Sì, ma te che te ne frega, Mastro, quella è una cosa, una nicchia di lusso, prima o poi ti convinco, ce la farò, Mastro. Ti devo Eh, fare vedere un filarmonica che mi pare che è filarmonica 13, se non dico minchiata, che ne uscirono pochissimi pezzi.
E praticamente è uno spadino, mi sembra che sia 2 ottavi. Sarà cornuto da affilare poi sulle mani perché ti pigliano a fuoco. Inventerai tu qualcosa, ma se riesco a convincerti, secondo me. Niente, tranquillo, ora appena che ti preoccupare, poi ti convinco, la facciamo, perché uno spadino in collezione ci manca, lo devi fare prima, basta, prima che metti come si dice, le mole al chiodo, uno spadino lo dobbiamo fare, convinciti, il 2 ottavi, il 3 ottavi serve. Sì, sì. Mastro, che saponi usa? Oh, di che usi quelli miei, ah. Che saponi usi? Devi dire quelli miei, Mastro, devi fare la marchietta. Quel fotonico? Ah, ok, avete capito? Quelli miei. Non ce la fa. Oh. Ma dimmi una cosa, ma quante hai intenzione di scendere in Sicilia? Mi viene a trovare. Che dovevamo festeggiare 80 anni insieme, se ti ricordi, era una promessa tua. Adesso sono E poi c'è stato il 81, fra un Covid po' che ha sono fatto le palle. 82. Speriamo presto, dai. Speriamo Perché presto. Se Maometto non vado alla montagna, ma alla montagna vado a Maometto, vengo a trovarti a Perceto. Qua mi devo decidere, devo fare sta bella passeggiata. Ma può darsi che devo andare al paese dove è nato Domenico Modugno, no? Polignano. Polignano a Mare, E dov'è? vicino Bari, 30 Ah, km da ok. Bari. E che c'entra con la Sicilia? E beh, da lì a Palermo prendo giù il traghetto dove tocca E arrivare. ti viene a fare 2 giorni qua, e a me mi fa piacere. E io ci provo. No, Ok? e io ti aspetto. Casa mia, sai dov'è? De mangiare, se mangia buono, mi pare. Quindi Eh, eh, qualche sapore bene, ce la barba, ce la possiamo fare. bene, bene, caro Giuseppe. Oh Mastro, tu lo sai che è sempre un piacere farmi le dirette con te, perché non ho avuto mai cioè non ho avuto mai l'impatto di sentire dall'altra parte che tu hai 80 anni. 81. Io non l'ho mai avuto questo impatto. E calcolate, ragazzi, che io ci sono stato per 9 giorni, 11 ore al giorno insieme in officina a bruciarmi le mani. Cioè, lui era più ragazzino di me. Quindi non oso pensare quando tu avevi 50 anni che cazzo facevi, ti uscivano le scintille dal culo praticamente. Cioè, volavi, Eh, volavi. E insomma, ho Per cui- avuto la vita molto movimentata. Questa è la verità. Il mio Sì, lavoro, eh? ma l'hai saputa movimentare però. Sì, 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 sì. Sì, sì. Perché io praticamente la mattina lo racconto sempre, ragazzi, lo racconto perché non è bugia, io lo voglio raccontare sempre, a prescindere che quelle giornate sono state tutte filmate e ci sono i video. Lui la mattina mi svegliava, gli sembrava pure brutto chiamarmi alle 7, ma la sera prima me lo diceva, però lo sapeva che io lavoravo la notte, che avevamo il GDA, facevo i post, pubblicavo tutti i video, li editavo, eccetera, eccetera. Però andavo a coricarmi verso le 4, lui alle 7 veniva, mi portava il caffè e un pacco di sigarette. La mattina! E io È dicevo, vero, è cazzo, vero. ma le sigarette, no, Cocco, anche se non te le vorrei comprare, le sigarette te le compro, perché so che fumi, perché abbiamo da lavorare, non possiamo uscire. Allora, incominciavamo praticamente alle 8, 8:20 in officina, a smerigliare, a lucidare, a tagliare il legno, eccetera, eccetera. Io facevo l'1% del 99% che faceva lui. La sera andavamo a mangiare all'1, alle 2 ritornavamo, e poi dalle 2 fino alle 8. Io, ragazzi, alle 8 di sera ero distrutto, avevo le vesciche nei E polpastrelli fumavi. e fumavo, avevo le Eh, vesciche nei polpastrelli. Nella sua stanza degli ospiti c'è un Mac, il suo computer che io usavo per editare, fare e dire. Non potevo premere neanche i tasti. E lui era tranquillo, ragazzi. Lui rideva e scherzava come se non fosse successo una minchia. Ci eravamo fatti certo. 13 ore, non potevo stare neanche all'impiedi. Eri un semplice apprendista. Ma anche più basso di un apprendista, mastro. Eh, Anche il mastro dovrebbe scrivere un libro, gliel'abbiamo detto Antonio, io e Franco sì, Alfonso, sì, gliel'abbiamo detto quando fu, perché Franco Alfonso l'ha scritto un libro e sì. quando praticamente io sono andato da lui, Franco era andato dal Presidente della Repubblica, aveva una convention, gli aveva tagliato i capelli
Sì. ci ha fatto la sorpresa, o perlomeno forse lui lo sapeva, ma avete fatto la sorpresa a me, che io a Perugia, mentre che ero da lui, mi è spuntato Franco Alfonso. Sì. Allora, andando a Franco Alfonso e a lui, io mi sono rincoglionito perché ho detto, quando cazzo mi succede più che ce l'ho tutte e due qua? Allora, io la sera, cioè, quando loro sono venuti, io che ho fatto? Mi sono allontanato un po', che tutte e due si sono rincontrati, eccetera, eccetera. Appena che ho avuto un attimo libero, gli ho detto, allora, stasera live, eh? Cioè, non mi cercate al ristorante, stasera live. Tutti e due mi hanno detto sì, e abbiamo fatto quella bellissima live, se ti ricordi, Sì, sì. è stata la live che mi ha cambiato la vita, a me. Perché praticamente Franco ha usato il filarmonica di tuo padre, o perlomeno il Due Friudur, gemelli. Due i due gemelli. gemelli, convinto che Franco Alfonso l'avessi affilato tu, invece quel rasoio quella mattina me l'avevi fatto affilare a me, Sì. perché quest'uomo qua, quando sono Il arrivato, Friodur. Friodur. mi ha accolto da amicone che veniva dalla Sicilia. Quando io sono arrivato, c'è stato il colpo sigarette e mi ha chiuso nella stanza degli ospiti. Mi fa, io so che tu affili, mi fammi vedere come affili. Ci ho detto, "Minchia, fammi vedere. Minchia, ma questo qua, ma manco mi dice come stai. Siamo rimasti dalle 10 di mattina fino a mezz'ora prima di andare a mangiare. Io facevo i passaggi sulle pietre e lui si guardava il rasoio, non mi diceva niente. Ma se dico bugie, tu interrompimi. E mi diceva, vabbè, l'avete presente un giocatore di poker che non ti dà nessuna soddisfazione? Quando io ho finito il rasoio, lui ha una tecnica tutta sua che se lo passa sull'unghia e gli fa fare l'onduletta al filo, è una tecnica che si vede se la lama è affilata bene o aggrappa nell'unghia, eccetera, eccetera. Io oggi lo capisco, ma ai tempi non capivo una minchia. Ho detto, questo che cazzo sta facendo? Comunque, mi fa, per te taglia, va bene, non ne parliamo più. Stasera, se abbiamo tempo, lo proviamo. Quando è venuto Franco Alfonso, io ho organizzato la diretta. La sera, essendo che c'era Franco Alfonso, io che cosa ho pensato? Lui si esce un rasoio con i diamanti, gli smeraldi di 50.000 euro e gli fa fare la barba a Franco Alfonso. Il tempo che io mi giro e mi distrago, che cosa prende il Friudur che avevo affilato io? Ho detto, Vero. minchia, guarda È che vero. merda che vuole fare questo Eh? stasera, perché era questo ragionamento. Eh? Invece, nel momento in cui Franco ha incominciato a farti la barba e stava partendo per farti i complimenti per come avevi affilato questo rasoio, tu ti sei emozionato dicendo no, questo rasoio l'ha affilato Peppe. È vero. Poi Franco mi ha fatto i complimenti a me e l'indomani mattina dall'avvocato mi hai fatto quel foglio dove mi hai rilasciato La come qualifica. la qualifica che La ce l'ho solo io. qualifica. Questa è storia, mastro. E Questa è storia. ha scatenato qualcosa di incomprensibile. Questa è storia. Questa è E, storia, mastro. certo. E Per tutto me è quello che è storia. storia è giusto scriverlo e spero di fargliela. Di fargliela. Ma sì, poi abbiamo fatto un'altra diretta, se ti ricordi, io e tu e ti ho sbarbato a te. E ti sei raccontato perché c'era gente che voleva sapere tuo padre, come lavoravi, tutti i Sì, mestieri che hai fatto tu, il fatto della Henkel quando sei riuscito a capire che quel rasoio aveva quel problema e tu l'hai risolto e ti certo, avevano offerto è il vero. lavoro su in Germania e tu non ci sei andato. È stato bellissimo, infatti se tu guardi quelle dirette hanno un mare di visualizzazioni perché in quel momento io e tu nella tua barberia ti sei messo a nudo perché le persone ti conoscevano per l'artigiano famoso, ma non Sì. conoscevano la tua voce in diretta, Eh, perché noi abbiamo fatto tutto in diretta, perché tu lo sai, a me i video registrati non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Mi piace interagire con la gente e rispondere alle domande, è una cosa che mi piace tantissimo, certo. quando uno non ha niente da nascondere. E quelle live, credimi, ancora oggi, se tu vedi, sono sempre ricche di messaggi nuovi, perché la gente le ha apprezzate tantissimo quelle live. Certo. Che poi, come tu puoi dire, perché ragazzi, vi giuro è la verità, con lui, quando io sono stato lì, vi giuro, mi dovete credere, non ho mai organizzato una live. Non gli ho mai detto stasera parliamo di, stasera facciamo questo, mai, mai. Spontaneità, spontaneità. Siamo lì, ci piace a tutte e due la barba, ci piacciono i rasoi, ci piace levarci la E barba, allora? quello che succede, succede. È inutile che ti dico stasera parliamo di... Non c'è motivo, non c'è neanche modo, ma ci divertivamo troppo, 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 troppo. Mi sono divertito, ma quei giorni veramente mi sono divertito, veramente te lo dico. Sono volati quei giorni lì. E ti Sì. ripeto, io ero venuto per 2 giorni, non sapevo come dirgli alla mia moglie, erano passati 8 giorni, ancora era a Perugia. Cioè, perché sono stato 9 giorni precisi a casa tua.
È vero. E se era per te dovevo continuare. Cocco, qua la casa c'è, dice, hai voglia di stare. Basta, ho capito, ma io, sai, a Palermo c'ho una famiglia. Che sei un personaggio. Va bene, Mastro. Senti una cosa, io ti ringrazio, la chiudiamo la live, si sono fatte le 11. Io volevo ringraziare te, tuo figlio Luca, per quello che hai fatto, per l'omaggio che ci hai fatto al gruppo, perché ciao Luca, perché il rasoio ha il suo costo, però abituato per i tuoi prezzi ci hai fatto un mega sconto con tantissimi regali e ti chiedo grazie a nome di tutto il gruppo. Sì, e questo lo faccio, l'ho fatto e lo faccio soltanto per il gruppo The Barber Sicilia. Ok? Io ti ringrazio. Ok? Io ti ringrazio. Ecco. Sono un prediletto. E lo detto che sono- ripeto, perché da persone singole nel settore del mano libera, da altri gruppi che riguardano il settore mano libera, ho avuto delusioni, più o meno, ma delusioni sempre. Ok? Ora tocca a me allora. No, quando la volta che ci provi fai la fine di tutti gli altri. Io mi allontano. Visto che se tu tocchi le corna alla lumaca, lei le rimette dentro al guscio e ti saluta. Hai voglia, hai voglia, hai voglia. Capito? Allora, Mastro, ti chiedo una cortesia per essere ancora più bello il GDA. Nel momento in cui, se è possibile, Luca, incominci a fare partire i pacchi, le fotografie col corriere che i pacchi stanno partendo è una cosa graziosa. Se puoi fare la fotografia, stanno partendo. Così per rendere. Ok, dai. Ok, Sì, Luca? sì, Va sì. bene. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Grazie, Mastro. Noi ci sentiamo domani che commentiamo la diretta come al solito. Ci diciamo i quattro dell'Ave Maria e niente. Ci vediamo all'improvviso che ci sentiamo che ti devo mandare una cosa. E buonanotte Preparati. a tutto il gruppo, a tutti i partecipanti. Siamo Ok, stati Mastro, grazie. noiosi, però via, anche abbiamo detto cose nel settore mano libera abbastanza costruttive. Va bene? Mastro, abbiamo l'interno ancora. Se noi ci continuiamo a parlare, questi qua non se ne vanno. Noi stiamo fino alle 3 di notte. Buonanotte, buonanotte. Ciao, Mastro.